Benvenuti sul canale. La Small Rig RF10C è una luce LED portatile e zoomabile progettata per soddisfare diverse esigenze di ripresa. Analizzeremo le sue caratteristiche principali e scopriremo come può arricchire i vostri progetti fotografici e video. Non è un video sponsorizzato e l'ho comprata con i miei soldi. Dotata di LED di 4 colori, arancione, blu, bianco e rosso, con una potenza massima di 10 watt, Cree D96 offre un'illuminazione di buona qualità. Con un diametro di soli 4,3 cm garantisce una presa comoda ed ergonomica. Realizzata in lega di alluminio con un elegante design scuro, è leggera e facilmente trasportabile in qualsiasi zaino fotografico. La batteria integrata da 27,75 Wh supporta la ricarica USB-C e offre circa 3 ore di illuminazione continua alla potenza massima, quindi assicurando una buona autonomia. Dispone di 3 fori filettati da 1/4 sui lati e sul retro, permettendo configurazioni di illuminazione flessibili per vari scenari di ripresa. La possiamo attaccare su stativi oppure attaccarla a clamp. Il design frontale a spinta della lente convessa facilita la regolazione delle dimensioni del fascio con un angolo regolabile tra circa 10 gradi e 60 gradi. Possiamo regolare tutte le funzioni della luce attraverso l'unica rotella zigrinata presente sul lato. Questa rotella è circondata da una luce LED che indica il livello attuale della batteria rimanente e funge anche da promemoria di ricarica. Basta premerla una volta e si illuminerà. Se il livello della batteria è inferiore al 5%, il LED rosso lampeggia. Se il livello della batteria è compreso tra il 5 e il 20%, il LED rosso rimane acceso. E se il livello della batteria è compreso tra il 20% e il 100%, il LED verde rimane acceso. Per accendere la luce basta ruotare la rotella a metà in questa direzione. Quando la luce è accesa basta premere la rotella per cambiare il colore della luce. Ruotando la rotella in senso orario o antiorario possiamo aumentare o diminuire l'intensità luminosa. Quando la luminosità raggiunge l'illuminazione massima o quella minima, la luce lampeggia. Per spegnere la luce basta tenere premuto il pulsante per poco. Ma come possiamo sfruttare al meglio queste caratteristiche? Vediamo degli utilizzi pratici. Grazie ai LED in 4 colori e ai 20 filtri inclusi, l'RF10C permette di creare effetti particolari, aggiungendo profondità alle vostre riprese fotografiche e video. Per utilizzarli basta montare il relativo filter holder estensibile di gomma sulla parte frontale della torcia. I 20 filtri in dotazione hanno molteplici forme o disegni. Possiamo adattarli alle nostre esigenze giocando con 5 parametri: colorazione, distanza della torcia dallo sfondo da illuminare, angolo del fascio luminoso regolabile con lo zoom, rotazione del filtro sulla torcia e infine intensità dell'illuminazione ambientale. Vi ricordo che ovviamente con una luce come questa non è possibile regolare la temperatura colore. Le forme delle mascherine sono varie e alcune sono forse un po' bizzarre e utilizzabili magari per set di video o foto spiritose. Le mascherine che si utilizzano sicuramente di più sono quelle che simulano una finestra o una tapparella e possiamo, una volta scelto il colore, utilizzare lo zoom per riempire lo sfondo in modo più verosimile. Se registrate in un ambiente molto piccolo, o come magari spesso è una stanza per i video di YouTube, l'accortezza è quella di evitare che la luce principale, la key light che vi illumina, vada a illuminare anche lo sfondo, altrimenti questo sarà più luminoso e l'effetto della torcia sarà meno visibile. Possiamo però anche sfruttare questa limitazione in modo creativo, andando a contaminare lo sfondo con la luce principale ma inclinata, in modo da creare una gradazione alle nostre spalle. Compatibilmente con gli spazi a disposizione, più la luce del faretto sarà lontana dalla luce principale e ovviamente vicina allo sfondo, più la luce prodotta sarà intensa, se non è presente ulteriore illuminazione ambientale. Il design compatto ed ergonomico lo rende ideale per riprese dinamiche non necessitando di un'alimentazione esterna. La possibilità di regolare l'angolo del fascio luminoso tra 10 gradi e 60 gradi consente di illuminare con precisione specifiche aree della scena, utile per enfatizzare dettagli o creare contrasti interessanti. Può magari risolverci una situazione di scarsa illuminazione, ovviamente giusto un'area ristretta date le sue esigue dimensioni. Pro e contro. I pro: elevata qualità della luce con CRI alto,
Design compatto e maneggevole, esteticamente è veramente molto bella e ben riuscita. Batteria di lunga durata con ricarica USB-C. Versatilità grazie ai filtri e al controllo del fascio luminoso. Il prezzo, a mio avviso, rappresenta il punto di forza. Costa circa 60 € e permette di realizzare delle cose per le quali solitamente bisogna spendere molti più soldi. Ci aiuta a capire se uno strumento del genere può esserci utile. Quante volte abbiamo visto magari nei video dei YouTuber questi sfondi con illuminazione simulata di finestre o cose del genere? Ora possiamo provarlo e se l'effetto ci piace possiamo poi sempre passare a sistemi più professionali e ovviamente più costosi. I contro. Una potenza limitata per illuminare ampi spazi. Ovviamente non può reggere il confronto con luci spot con gobo come per esempio quelle di Amaran, che sono sicuramente tutt'altra cosa, ma oltre al fatto che devono essere montati su luci LED abbastanza potenti e alimentate, costano anche di più, circa 400 € soltanto lo spotlight e il gobbo da inserire sulla luce che già dobbiamo avere. Assenza di funzionalità RGB complete, abbiamo infatti solo questi 4 colori. I LED sono 4 e sono separati, per cui quando effettuiamo il cambiamento del colore, il disegno verrà proiettato spostato, non sovrapponibile agli altri. È un po' fastidioso. La differenza tra l'intensità massima e quella minima non è molto ampia. Con questa luce, a differenza per esempio con quelle di Amaran, non è possibile effettuare la focheggiatura, ma soltanto la zoomata, e questo si nota sui contorni del fascio luminoso, soprattutto se usato senza mascherine. Per controllare lo zoom bisogna estendere la parte frontale ed è molto dura. Il design e il colore sono molto belli. Forse un anello gommato per quando lo si dovrà tenere in mano d'inverno che fa molto freddo sarebbe stato utile. Lo Small Rig RF10C è una soluzione interessante per fotografi e videomaker che cercano una luce portatile, versatile e di buona qualità, o più semplicemente per capire se uno strumento del genere può esserci veramente utile e quindi poi acquistarne uno. Le sue caratteristiche lo rendono adatto ad una vasta gamma di applicazioni creative, con le dovute limitazioni che abbiamo analizzato. Se avete domande o volete condividere come utilizzereste questa luce nei vostri progetti, lasciate un commento qui sotto. Non dimenticate di iscrivervi al canale per altre recensioni e contenuti interessanti. Ci vediamo alla prossima, ciao!